Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente mi sono laureato. Allora, non so quanti interesserà questo video, quindi vi lascio qui quello di cui parlerò. Parlerò un po' di quest'ultimo anno, cercando di rispondere a alcune delle vostre domande che mi avete fatto su Instagram, e poi infine risponderò a quelle che magari non ho risposto durante questa mia conversazione. Capite un attimo quelli che sono stati questi ultimi anni, perché c'è molta gente nuova sul canale. Ho studiato 2 anni di cinese, dopo le superiori sono venuto in Cina a studiare 2 anni di cinese, poi sono entrato in un'università cinese. L'università cinese dura 4 anni e quindi quest'anno, tutto in tempo, finalmente mi sono laureato. Come funzionano le università cinesi? Come già detto, sono di 4 anni, sono quasi un 3+1, nel senso che i primi 3 anni si hanno un sacco di lezioni. Si fa a lezione, si fanno le verifiche, eccetera, eccetera. L'ultimo anno invece è dedicato al lavoro, internship e alla tesi, alla scrittura della tesi in cinese. Durante i primi 3 anni di lezioni e esami si hanno circa 2 sessioni di esami al semestre. Una era, se non sbaglio, verso novembre, l'altra verso gennaio, fine del semestre, prima del capodanno cinese. Se si passano si va avanti, se non si passano bisogna rifarli. Alcune volte però potrebbero richiedere di rifrequentare il corso se hai fatto troppe assenze durante il corso. Faccio un esempio: nella mia scuola noi non potevamo fare più di 3 assenze. Se fai 3 assenze nello stesso corso, nella stessa materia, non partecipi all'esame, sei praticamente già bocciato. Quindi era parecchio stressante, devo dire, soprattutto per me che io sono qua con la borsa di studio, non posso sgarrare niente, devo essere bravo sempre, devo fare tutto in tempo, perché altrimenti mi tolgono la borsa di studio e in teoria non posso continuare a studiare dopo. Dopo vi parlo meglio della tesi e dell'ultimo anno con il lavoro, la internship. Quindi la mia routine in università è sempre stata così: sveglia alle 5 alle 6, mi sveglio sempre io così presto. A volte avevamo lezioni dalle 6 alle 7 del mattino, avevo lezioni che erano divise in tutta la giornata, quindi magari una lezione dalle 9 alle 10:30, poi un'altra lezione dopo pranzo dall'1 alle 3, poi una lezione dalle 6 alle 10 di sera. Io avevo un sacco di lezioni serali che passavano dalle 6 alle 22, dalle 6 alle 23 o dalle 7 alle 23, una cosa del genere, perché il mio indirizzo era così. Infatti una gran rottura, devo dire, soprattutto quando magari il venerdì sera volevi uscire con gli amici e invece no, perché avevi lezioni fino alle 23 di sera. E quindi queste lezioni erano fatte un po' in modo da tenere gli studenti sempre in università, divise apposta in tutto il giorno per tenere lo studente lì, perché l'università comunque ha delle responsabilità. Se gli studenti si fanno male, devono stare in università. Abbiamo il dormitorio in università che è molto vicino appunto al campus, 2 metri dal campus, è dentro al campus, e quindi molto comodo per andare a lezione. Dormitorio che ha regole parecchio strette, come che non si possono utilizzare cose elettriche all'interno della stanza, tipo chiaramente tu non è che ti puoi mettere lì a cucinare in stanza, ti compri un fornello, perché se succede qualcosa va in fiamme tutto quanto. È capitato diverse volte in diverse università che sono scoppiati incendi e cioè questo causa veramente dei danni. Alcuni dormitori ti chiudono anche la porta alle 23, quindi tu non puoi neanche uscire a divertirti la sera se vuoi, no? Quindi le regole del dormitorio sono parecchio stressanti, strette. Gli esami, qualcuno di voi mi ha chiesto se era facile copiare. No, ci sono sempre i controlli chiaramente, no? Poi dipende anche magari dai professori, comunque non ti risolve niente copiare. E qui arriviamo subito a come sono i professori, domanda che mi avete fatto in tanti. Allora, i professori dipende chiaramente dal professore, però normalmente per mia esperienza sono tutti abbastanza molto rigidi, soprattutto quelli che ho avuto io. Bravi, preparati certamente, però bisogna anche fare una distinzione: il tipo di corso che frequenti, ovvero hai 2 opzioni. Se sei in una classe di stranieri, ci sono corsi a Shanghai e in Cina in diverse università dove la classe è di stranieri, quindi sono tutti come te che hanno difficoltà linguistiche, che non sono madrelingua cinesi, e il professore sa che si sta interfacciando ad una classe di stranieri, quindi diciamo che è più facile quando è così, è molto più tranquillo, il professore ha meno aspettative per gli studenti perché sa che hanno dei limiti linguistici grossi, il cinese non è una passeggiata, mentre ci sono appunto quei corsi come il mio dove tu sei l'unico straniero in classe, quindi tutti i tuoi compagni sono cinesi e il professore sa che si interfaccia una classe di cinese e poi c'è un cucù. Quando è così, che sei in una classe di cinesi, è parecchio più difficile, però qualche volta, sapendo che lo straniero ha dei limiti linguistici,
potrebbero aspettarsi qualcosina in meno dallo straniero. Questo non vuol dire che ti buttano fuori a calci nel sedere, che è una passeggiata, perché io ho diversi amici e anche un ragazzo che studiava nel mio stesso corso straniero. Lui non ha passato il corso già 2 anni di fila, lui doveva laurearsi 2 anni fa, non si è ancora laureato. Quest'anno abbiamo fatto gli esami insieme, invece non si è ancora laureato purtroppo. Ho anche tanti amici stranieri che studiavano in università cinese, sempre con compagni cinesi e tutto, che hanno dovuto ritardare la laurea, in pratica hanno dovuto laurearsi un anno dopo, 6 mesi dopo, eccetera eccetera. Non è una passeggiata per gli stranieri, questo è poco ma sicuro. È facile se studi ed è difficile se non studi. Sicuro bisogna prima imparare il cinese e frequentare sempre i corsi, darsi da fare eccetera. Se si fanno tutte queste cose fatte bene è facile. Poi arriviamo all'ultimo anno. L'ultimo anno è, appunto, come detto prima, dedicato al lavoro e alla tesi. Lavoro intendo internship. Questa cosa non tutte le università potrebbero richiederla. La mia la richiede. È obbligatorio fare una internship di almeno 10 settimane, se non ricordo male, nel campo nel quale ti stai laureando. Se non fai questa internship non ottieni dei crediti che sono obbligatori per laurearti. Noi stavamo ancora facendo le lezioni online in quel periodo perché era il Covid eccetera eccetera. Ci hanno chiamato, ci hanno detto: ragazzi, entro settimana prossima voi dovete darci questo modulo compilato, dovete trovare un'azienda che vi assuma per farvi fare la internship. Così, è sempre stato così, ci hanno sempre assegnato delle cose da fare all'ultimo secondo e tu devi trovare assolutamente il lavoro entro una settimana, altrimenti non ti lauri. Io l'ho trovato in un giorno perché comunque sia qua in Cina è facile trovare lavoro e non ce n'è di lavoro. Poi vai a fare questa internship, ti danno una specie di libretto nel quale tu devi scrivere tutte le settimane che cosa hai fatto, che cosa hai imparato, quali ostacoli hai affrontato, eccetera eccetera. Lo compili tutto, alla fine l'azienda deve timbrarlo e durante questo periodo di internship il tuo relatore deve venire a vederti e poi ti darà un voto alla fine della internship che influenzerà appunto l'ammontare di crediti che otterrai alla fine di questa internship. Primo passo è fare questa internship. Durante la internship chiaramente bisogna scrivere la tesi. Ti viene affidato un relatore che è uno dei tuoi professori, il quale ti deve seguire, con il quale tu devi parlare spesso, fargli vedere cosa stai facendo, che cosa vorresti fare nella tesi e poi piano piano scriverla. La tesi appunto viene divisa in 3 parti principali, 4. Una è il KIT Baogao, che sarebbe la proposta, cioè ovvero tu metti giù quello di cui vuoi parlare, come lo andrai ad analizzare, quale risultato penserai di ottenere, lo presenti ai professori e se lo passi puoi iniziare a scriverlo. Tenete conto che io non so come si faccia una tesi in Italia, non so esattamente come siano le università italiane perché io non l'ho mai fatta l'università in Italia, però in Cina quando c'è da fare la tesi la struttura deve essere perfetta, come dicono loro, con dei criteri che usano loro qua in Cina, e quindi tu te li devi imparare da solo perché nessuno te li spiega. Quindi una volta passato il KIT, la proposta di questa tesi, inizi a scriverla. Una volta che finisci di scrivere la tesi, la fai vedere al tuo relatore, si va ad un primo esame dove tu presenti la tua tesi con un PowerPoint, loro guardano la tua tesi e dopo iniziano a farti delle domande, un'interrogazione in pratica. Tu rispondi alle domande, poi ti dicono secondo loro che cosa non va bene, che cosa è sbagliato, eccetera eccetera, e se passi questo esame poi vai all'esame finale nel quale devi ripresentare la stessa tesi migliorando le cose che ti hanno detto di fare nel primo esame in pratica. Se passi questo secondo esame, sempre vestiti bene e tutto, hai finito. Poi una volta che ci sei laureato, noi abbiamo fatto una specie di cerimonia dei laureati. Nella mia università c'erano migliaia di studenti e vi lascio adesso questo mini vlog per farvi vedere un po' com'era. Buongiorno ragazzi, sono quasi le 6 del mattino, stiamo andando a scuola. Adesso mi devo mettere questo vestito qua, che è il vestito di laurea. Qua c'è una Family Mart. Clio vestita così è il mio manager personale. Eccoci. Ok, siamo arrivati, ci stiamo facendo le foto dietro. Durante la cerimonia ci facevano vedere intanto i video dell'università, di quello che abbiamo affrontato in questi anni, eccetera eccetera, cercando di farci piangere in pratica. E io nel frattempo ero lì seduto praticamente vicino al palco perché dovevo salire sul palco a rappresentare gli stranieri laureati.
Questa parte invece dove siamo con le magliette bianche l'abbiamo registrata qualche giorno prima, cioè in pratica ci hanno chiamato tutti noi studenti che erano laureati, erano non so quante migliaia, e ci hanno fatto delle foto e dei video per poi creare un video finale che è quello che state vedendo, anche se io l'ho rieditato un po' per metterlo dentro il mio video. E adesso arriva la parte dove io vado sul palco e sono l'unico pirla a cui cade il cappello. Io mi ho preparato una sorpresa. It's on the slide. Questa è la stanza, il letto, molto bello, e questa è la vista sul bagno e si alza da sola. Un robot nell'hotel che ti porta da mangiare. Natale mi ha appena portato questa tortina gratis. In quei giorni la Cina festeggiava anche i 100 anni della fondazione del Partito Comunista e Shanghai era al top del suo splendore proprio come non la si era mai vista prima. Io ho avuto la fortuna di filmare il gioco di luci da una barca e se volete il vlog completo dello spettacolo di luci di Shanghai fatemelo sapere nei commenti. Adesso è il momento di rispondere alle vostre domande che mi avete fatto su Instagram. Quanto costa l'università? Più o meno. Il bachelor, se non sbaglio, costa sui 25.000 yuan all'anno, solo la retta, poi c'è da pagare il dormitorio, poi c'è da pagare il mangiare, eccetera, eccetera. Invece fate il master, dovrebbe costare un po' di più, penso 30-35.000 yuan. Dipende dall'università, poi dipende dal corso. Ci sono i corsi di MBA, se non sbaglio, che costano 3 volte tanto. Ragazzi, mi avete fatto tante domande sulle differenze tra le università italiane, europee e queste cinesi. Ora, io ripeto, non ho mai fatto l'università in Italia, però non penso le differenze siano gigantesche. Chiaramente la differenza che io vedo dal mio punto di vista se avessi fatto l'università in Italia è la vita del campus in Cina, è molto bella sinceramente, anche se molto stressante. Esistono magistrali in inglese. Che livello bisogna avere per seguire i corsi in cinese? Esistono magistrali in inglese, sì, se non sbaglio sì, non tutte le università le offrono però, e bisogna avere un livello di cinese come minimo HSK 5-6 per seguire i corsi universitari. Vi è di solito un test di ammissione? Sì, c'è sempre un test di ammissione in cinese o in inglese, penso, se fai l'università in inglese. A livello lavorativo come sono? Offrono molti stage o solo più teoriche come in Italia? Offrono lo stage appunto solo al 4º anno, però dipende dall'indirizzo, diciamo. Se è un'università abbastanza pratica, fai già tanta pratica internamente. Da straniero ti possono dare il visto per fare le internship e poi te le cerchi da solo e puoi farle. La cosa che hai odiato di più dell'università cinese? Il livello di stress di certe volte, il fatto di chiaramente avere poco tempo libero, ma questo penso sia così in tutte le parti del mondo, in tutte le università del mondo. Queste cose sono parecchio stressanti, certe volte veramente. Credi che come organizzazione sia migliore dell'università italiana? Come organizzazione dipende da che cosa si intende, però tenendo sempre conto di quanti sono i cinesi, non lo so, a volte diciamo che ci dicevano di fare delle cose all'ultimo secondo, il che non è il massimo, però per il resto più o meno alla fine tutto funziona. In Cina molto spesso è così. Io comunque ripeto ragazzi, l'università in Italia non l'ho mai fatta, quindi non posso fare dei confronti. Che cosa hai provato una volta finito, ripensando a tutto il tempo trascorso con i tuoi amici? Ammetto che quando ero dentro l'università c'erano certi periodi in cui non ce la facevo più, però adesso una volta finito, noi durante la cerimonia guardavamo anche il video in alto che praticamente ci faceva vedere tutte le cose passate, eccetera eccetera. Per me, che io avendo fatto l'università in un paese diverso, cioè per me sono dei ricordi bellissimi, che c'è un'esperienza unica e ti senti diciamo come se hai raggiunto un obiettivo, alla fine ti senti un po' più libero, ti scarichi un attimo un peso.
Hai già qualcosa in mente per il lavoro in Cina? In realtà sì, in realtà lavoro già da tempo, faccio le internship, però ho dei progetti per YouTube che potrebbero interessare tutti quanti e quindi vediamo come va. Se uno straniero si laurea in Cina, acquisisce qualche diritto in più o meno, nel senso che diciamo che ti favorisce con il visto di lavoro o su certe cose, per esempio l'ottenimento della green card, una specie di permesso di soggiorno che ti fa rimanere qua per 10 anni di fila e sei come un cinese esattamente. Ci devi avere diverse caratteristiche, tra cui una laurea, meglio se cinese, e poi magari un master o un PhD, quindi più la tua formazione è alta e più ottieni dei punti che poi ti andranno a permettere di prendere questo permesso, non so come si chiama in italiano, la green card, la carta verde, una specie di permesso di soggiorno. Quindi diciamo che tolgono soltanto qualche richiesta per l'ottenimento dei visti. Tutto qua. Il primo anno in università cinese com'è? Le tue impressioni? È stato uno sballo completamente rispetto da dove venivo prima. Prima appunto ero in un ambiente di studenti internazionali che studiavano il cinese, era tutto più sempliciotto, nel senso che rispetto ad un'università, entrare in università cinese, lo sbalzo è stato molto difficile da affrontare. Poi ragazzi, ho molte domande su quali sono le università migliori in Cina. Le università migliori in Cina di solito sono a Pechino e a Shanghai, a Beijing Dash, l'università di Pechino, Tsinghua Dash, l'università Tsinghua, poi la Jiao Tong di Shanghai, la Fudan University, eccetera eccetera eccetera. Questo è quello che dicono i dati. Quali sono stati gli eventi indimenticabili di questa vita universitaria? Secondo me è proprio tutta l'esperienza. Per quello che ho fatto io, magari sono certe attività alle quali che ho partecipato che erano incredibili. Il campus, la vita da campus, l'ambiente con tutti gli studenti cinesi e alcuni internazionali, l'affrontare tutti questi periodi di stress, diciamo, insieme, perché sei comunque circondato dai tuoi amici e compagni di classe, vi sfogate insieme, no, su certe cose, studiate magari insieme, eccetera eccetera. Questa cosa qua è stata la cosa più bella secondo me. Faresti l'università in Cina? La consigli? Ne vale la pena? Se me lo chiedevate magari mentre ero all'interno dell'università avrei detto di no, perché ero incavolato, sai, quando sei in università non ce la fai più certe volte, mentre adesso sì, la rifarei. È una esperienza incredibile. Una volta che ti lauri, come funziona con il visto? Quanto tempo hai per stare in Cina? Puntini puntini. Una volta che ti lauri sei completamente da zero in pratica, cioè devi trovare il modo di trovarti un altro visto, quindi io potrei prendere il visto di lavoro o potrei continuare a studiare. Avevo anche risposto alla domanda che cosa farò adesso, ma ho deciso di non rispondere, di lasciarvi in sospeso, di lasciare in sospeso il video, così poi potrò farne un altro, dai. E niente, grazie della visione, spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile. Purtroppo lo so che non ho risposto a tante domande, ma presto uscirà il mio sito online nel quale troverete un sacco di informazioni e novità. Grazie. Iscrivetevi se non vi... Ci vediamo al prossimo video. E a proposito di tesi ragazzi, volevo ringraziarvi per aver partecipato al sondaggio della mia tesi, che è stato molto utile per completarla. Tra l'altro i sondaggi aumentano i punti della tesi, sono molto, diciamo, hanno molto valore. Grazie mille.